Niente, lui in conferenza stampa dice: dedico questa pole a mia mamma Rossella che è venuta a guardarmi e se domani vinco gli dedico anche la gara. Quello di Kimi, del campione del mondo del 2007. C'era una sera che era qua a cena che non so, cioè si vede che gli era girata perché lo doveva dare a Webber, lo doveva regalare a Webber. E finito la cena mi fa: ma perché devo regalarlo a Webber? Fa: vado in macchina, ti vado a prendere una roba. Ho detto: boh. Come inizia la giornata tipo? Inizio con impastare le tagliatelle intanto. Non sono andata a scuola a livello di cucina, ma ho messo solo, come ripeto, la passione. Il cuore sono le due cose che per me mi hanno dato tanto. Se ti dico Maranello, ti viene in mente il rosso, la passione, ti viene in mente la Ferrari. Tutto qua orbita intorno al cavallino rampante, tutto in maniera indiretta o diretta è legato a questa storia. Ma se c'è una cosa che viene vissuta con la stessa intensità di questo marchio, è la passione per il buon cibo e per la cucina della tradizione. Difatti, a Fiorano Modenese, vicino al circuito, c'è una realtà che ha legato in una maniera autentica questi due mondi apparentemente lontani. Sono venuto qua per scoprire da cosa deriva il successo del ristorante Montana, un successo legato profondamente alla cucina della tradizione, al buon cibo, che ha fatto sì che questa realtà diventasse un'istituzione per i piloti, per gli appassionati del cavallino, dei motori, ma non solo. Per capire meglio, bisogna tornare all'8 aprile 1972, quando venne inaugurato il circuito di Fiorano, fortemente voluto da Enzo Ferrari. Fino ad allora i test si svolgevano all'Aeroautodromo di Modena, una soluzione provvisoria, resa complicata e poco sicura dalla convivenza con altre attività. Da qui la decisione di costruire una pista privata, proprio accanto alla fabbrica, interamente dedicata ai collaudi delle Ferrari da corsa e da strada. All'epoca, a differenza di oggi, dove gran parte dello sviluppo si svolge nei simulatori, i piloti trascorrevano giornate intere all'interno del circuito, periodi più o meno lunghi immersi totalmente nel lavoro. Dovevano dormire e mangiare, e l'unico locale in grado di offrire questo servizio era il Montana. Infatti qua ci ha dormito Villeneuve, Lauda, Regazzoni, quando negli anni 70 qua non c'erano tutti questi alberghi, cioè qui c'era il Montana, poi c'era la campagna, c'era la pista e poi si andava in centro a Maranello. Tutte queste attività negli anni 70 non c'erano, capito? E allora questo nasce appunto come ristorante e albergo. È per quello che noi in qualche modo con la Ferrari siamo sempre stati legati, o volontariamente o involontariamente, capito? Voi non aspettate però una cucina di alto livello, con fuochi, stufe, forni megagalattici, Certo, cioè, vediamo. Perché questa è quella che io gestisco, è questo. Io sono partita da una pizzeria normalissima a Maranello, che mia mamma però lavorava qua al Montana. E un giorno i gestori che gestivano appunto il Montana con il titolare gli hanno detto: noi non lo vogliamo più perché siamo stanchi. Praticamente il padrone del Montana ha chiesto ai dipendenti se volevano prendere il Montana in affitto come riconoscimento, capito? Allora tutti hanno detto di no e praticamente la mamma, che aveva poi allora una certa età, gli ha detto: no, io non me la sento, però al limite c'è mia figlia che ha una pizzeria, se vuole
E da lì, capito, ce l'hanno chiesto, noi abbiamo detto di sì e siamo venuti a gestire il Montana nell'85. L'abbiamo tenuto una quindicina d'anni, dopo l'abbiamo comprato. Ma toglimi una curiosità, tu la pasta la fai tutta te, stendi Sì, tutta te? sì. E come inizia la giornata tipo? Inizio con impastare le tagliatelle intanto. Che sono queste? Quindi queste le fate stamattina? Sì, Ogni giorno? ogni giorno. E al pomeriggio invece tortelli e tortellini. E al mattino ci sono anche le lasagne. Eravamo mio marito e un cameriere storico del Montana e io e una ragazza che mi aiutava a fare la pasta. E poi ok, c'era mia mamma, perché mia mamma abitava a Fiorano e veniva tutti i giorni con la corriera Fiorano Maranello. Io alle 8:30 l'andavo a prendere, veniva qua con me, poi alle 5 aveva la corriera per tornare a Fiorano. E i primi anni sono stati duri. Il gestore prima di noi aveva lasciato un po' andare il locale. Noi veramente i primi tempi abbiamo tribolato tanto perché però io e mio marito da quel lato lì siamo stati bravi, perché ci abbiamo sempre creduto in questo locale, perché io ho il fatto che ti dico, lo sentivo mio perché io ho passato la mia infanzia qua dentro e soffrivo vederlo vuoto alla sera, che non entrava neanche un gatto che passava qua fuori, per dire. Con l'arrivo degli anni 90 le cose iniziano finalmente a cambiare. Il Montana torna a far parlare di sé e, parallelamente, in casa Ferrari accade qualcosa. Un dettaglio destinato a stravolgere per sempre la storia del Cavallino. È quella di Rossella. Un giorno un mio cliente mi dà questo giornale qua, che c'è un'intervista di Michael Schumacher. Allora mi fa: guarda, secondo me Rossella parla di te, e dice, fa questa intervista qua a Michael Schumacher, gli chiedono come ti trovi in Italia, mi trovo molto bene, ma io soprattutto perché c'è una signora che mi accudisce come se io fossi suo figlio. Però non fa il nome di Rossella, hai capito? Io so che faccio le cose che lui dice, mi porta da mangiare, mi fa questo, mi fa quello, però non dicendo nessuno come potevo essere io, poteva anche essere un'altra che io non sapevo che ci andava, hai capito? Il giorno dopo, fatalità, ci sono le prove a Fiorano. Mi telefono al Ferrari, mi dice: allora a mezzogiorno per Michael fai uno spaghetto, pomodoro e basilico e una tagliata. Va bene. Quando arrivo in pista, lui era ancora ai box. Allora io mi avvicino ai box per dire che ero arrivata, che il mangiare era pronto, perché gli avevo comprato un piatto termico, hai capito? E allora vado ai box, gli dico: sono qua. Lui scende dalla macchina, perché poi era ferma la macchina in quel momento, e mi dice: ciao mamma. Da lì ho capito che l'articolo riguardava me, hai capito? Dopo i meccanici, e di conseguenza ciao mamma, mamma, e sono diventata la mamma Rossella. Ecco la mitica foto, che io ho redatto tutto il mio locale con le foto. Dai, ti chiedo Rossella, che questa foto mi ha sempre incuriosito parecchio, io metto di qua. Dimmi qualcosina di più. Adesso qua voi vedete la data che è stata firmata nel 2003, sì. Ma la foto invece no, la foto è del 2000, perché non era così all'inizio, era diversa, perché vi spiego. La Ferrari nel 2000
e tutti gli anni, a dire la verità, e fa un annuario, ok? E prende le foto più belle delle gare, delle macchine, insomma, è un bel annuario. E nel 2000 l'addetto stampa della Ferrari gli è venuto l'idea di dire: facciamo i piloti una foto al di fuori della Ferrari, facciamoli anche al ristorante loro preferito. E allora Michael Schumacher fa: io voglio andare da mia madre. E Barrichello fa: ma anch'io vado a mangiare lì. Fa: però a me mi tocca andare al Cavallino. Allora dopo, in un'altra occasione, l'abbiamo fatta anche lui piccolina per far vedere che, esatto, l'avevamo accontentato anche lui. E dopo tutti quelli, i ragazzi e i piloti che sono venuti dopo Michael Schumacher, hanno voluto fare la foto in cucina. E così c'è Sebastian, Fernando, Charles. Quando è arrivato Michael è stato il boom proprio, cioè non mi so spiegare neanch'io perché tutto questo lavoro qua mi si è piombato addosso, capito? Perché io ero al di fuori di tutto questo, ma invece grazie a Michael, cioè, sono conosciuta in tutto il mondo, capito? Io da Michael gli ho fatto da segretaria, gli ho fatto da insegnante, gli ho fatto ma veramente proprio come un figlio per me è stato Michael. Cioè, ma veramente, cioè, ripeto, i tempi sono cambiati. Negli anni 70, cioè 90 si provava in pista, stava qua settimane su settimane a provare. E io andavo in pista 3 o 4 volte al giorno, capito, seguendo lui. E quando non ero io che andavo là, era lui che veniva qua. Me lo ricordo ancora quando è venuto qua dentro la prima volta, veramente. Sembrava un cagnolino bastonato, cioè nel senso che bisognava veramente conoscerlo quel ragazzo lì, perché era di un timido, non lo so come spiegarmi, hai capito? Però a me mi è venuto distinto, mi è venuto naturale ad abbracciarlo, coccolarlo, ma proprio come se fosse un figlio. E secondo me lui nell'abbraccio ha sentito questo calore, capito? E allora è subentrato un'amicizia, un qualcosa che adesso non riesci con i nuovi piloti. Questi fanno un giro nel simulatore e poi vanno a casa, giustamente, capito? Perché le regole sono cambiate. Le regole sono cambiate, è vero. Eppure Rossella racconta di come, col passare del tempo, siano comunque nate splendide amicizie. Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Gerhard Berger, solo per citare alcuni. Tutto grazie a quel suo modo di fare materno, al suo concedere affetto in maniera spontanea, naturale, senza secondi fini. Un atteggiamento nato quasi per caso, con l'arrivo di Michael. Poi la passione, perché al Montana si parla la lingua della passione, per la cucina, per i motori, per la Ferrari. E doni ricevuti dai piloti nel corso degli anni, oggi appesi alle pareti e trasformati in testimonianze preziose, rendono il Montana un luogo davvero unico nel suo genere. Questi sono tutti praticamente regali, omaggi che hanno fatto piloti oppure calciatori, tutto quello che tu vedi esposto, tutte robe regalate o di fine stagione che magari un pilota va via, oppure nell'arco dell'anno per Natale. Tanti sono regali che sono arrivati a Natale, tipo il musetto. Questo è stato l'ultimo regalo di Monte-des-Moulins nel 2002, che è il musetto di Michael Schumacher. Dimmi Maurizio, qual è l'oggetto a cui sei più legato te? Quello proprio a quale sei più affezionato? Beh, più affezionato è stato questo, il primo casco di Michael,
E questo fa parte dal 96 fino al 2000, che lui portava quei colori lì. E poi dopo è passato dal 2000 al casco rosso, che di quelli ne abbiamo due, e quello però è stato proprio il primo che l'ha portato alla Rossella così e consegnato così, come un cimelo proprio di grande valore. Quello di Kimi, del campione del mondo del 2007, che c'era una sera che era qua a cena, che non so, cioè si vede che gli era girata perché lo doveva dare a Webber, lo doveva regalare a Webber. E finito la cena mi fa: ma perché devo regalarlo a Webber? Fa: vado in macchina, ti vado a prendere una roba. Ho detto: boh. È arrivato col casco che ha vinto il mondiale del 2007. Quello è uno dei più importanti. Quindi voi non, cioè, in sostanza non avete mai chiesto niente? Io, nulla. mia moglie e mio figlio non abbiamo mai chiesto niente, perché è proprio in contrario del mio carattere. Cioè io non chiedo, se uno vuole dare bene, altrimenti io non ho nessun problema. È chiaro che magari tante volte, sai, lì la mattina, come si dice, no? Magari non so, tipo anche Charles, già 2 o 3 volte che gli dico: Charles, ormai il casco è vecchio. Vecchiotto. E lui mi dice sempre: ah sì, dobbiamo rinnovare. E in teoria a Natale dovrebbe arrivare, me l'ha promesso. Ma allora sai, ogni tanto magari viene un pilota e dico: ma guarda, ma perché non c'è? Ma perché non c'è il tuo casco qui? Allora lui si mette a ridere e dice: beh dai, va, a fine stagione, tecnica questa. A fine stagione mettiamo fuori anche il nostro. E nasce così poi, ma però... Certo. Noi dobbiamo sempre solo ringraziare la Ferrari, perché la Ferrari ci ha dato tanto. E anche... Perciò anche se non lo sei, lo diventi stando qua di fianco, hai capito? Perché o il rumore o il colore delle macchine, cioè è bella, non si può non essere innamorata di una Ferrari. Adesso i piloti sono dei veri e propri atleti e l'alimentazione è cambiata? Ci sono delle accortezze, degli accorgimenti che ti richiedono? Invece no? Allora guarda, io ho la fortuna che i ragazzi qua, si può dire, vengono quasi tutto l'anno, anche perché Charles abita nel paese qua vicino a Maranello, hai capito? Perciò bazzicano un po' tutto l'anno. Io ti posso dire come Michael, quando veniva fuori periodo del campionato, diciamo, a volte sgarravano anche loro, cioè, hai capito, mangiavano, bevevano qualcosina in più, ma durante il campionato loro sono a regime. Cioè, anche una volta, non solo adesso, comunque avevano un'alimentazione controllata. Sì. Nonostante fossero tempi comunque diversi. Guarda, Michael è stato il primo ad avere la dieta, gli orari, che per me era, a volte ti dico, facevo fatica, perché a me faceva andare 5 volte in pista, perché partiva con la colazione, poi alle 10 c'aveva l'insalata, a mezzogiorno c'aveva la pasta, poi alle 4 c'aveva la merenda. Dopo, con l'andare del tempo, i ragazzi, hai capito, gli avevano procurato e avevano allestito una specie di casa, ma quando ci andavo io era una cartapecchia, hai capito? Dopo anche loro l'hanno attrezzata, la Ferrari l'ha attrezzato facendo la cucina. Il rapporto tra Schumacher e il Montana nacque proprio con il suo arrivo a Maranello. In occasione di uno dei primi test, Rossella ricevette una chiamata direttamente dalla Ferrari. Le chiesero se fosse possibile passare a recuperare un pasto per Michael. Lei, naturalmente, acconsentì. Il preparatore del pilota assaggiò diverse delle sue pietanze, fu molto attento, scrupoloso, ma alla fine, entusiasta, approvò. Così preparò per Michael quel primo pasto, solo il primo di una lunga serie. Perché Rossella, prima ancora che con il suo cuore, ha conquistato tutti con la cucina e continua a farlo, incondizionalmente, con chiunque. Io sono molto legata al mio territorio e basti pensare, i miei piatti sono
tradizionali, dalle lasagne alle tagliatelle, non c'è bisogno che io vada a creare, a parte che non ci riuscirei neanche, infatti ammiro Bottura come cazzarola faccia lui a fare tutti sti. Io non, oh, scusate. No, va benissimo. Cioè io non ci riesco a fare quello che fa lui, perciò tanto di cappello, capito? Però secondo me non so neanche se lui riesce a fare una gramigna come la faccio io. Cioè ognuno ha il suo, hai capito? Tutto qua. Adesso sono passati qua di piloti. Un piatto? C'è un piatto particolare che viene apprezzato più di altri? O non lo so, dimmi te. Allora, tanti piloti da quel lato lì. Allora, il mio piatto forte per me è la pasta, ok? Cioè io sono una pastaia proprio. Io non so se è un caso o se... E tutti mangiano quei due tipi di pasta lì. E quali sono? Sono i tortellini alla panna e la gramigna con la salsiccia. Michael, per dire, apprezzava più la tagliatella, come posso dire di Kimi, ma gli altri, anche Massa le tagliatelle, ma gli altri è tutto gramigna con la salsiccia e tortellini alla panna, che oltretutto io non è che sia amante della panna, perché io sono una che dice il tortellino va mangiato in brodo. Noi sappiamo che Hamilton è vegano e qualche piatto, un ristorante di vegano c'è, perché verdure e poco altro, giusto? Però se lo sai ti prepari con cose o prodotti che possono piacere, hai capito? Poi ripeto, lui è venuto qua 2 volte, vuol dire che la prima volta si è trovato bene, perché altrimenti non sarebbe venuta la seconda volta, secondo me. Questo è il mio pensiero. Per il futuro mi augurerei solo che mio figlio continuasse. Dato che ha anche 2 figlie, mi auguro che una venga in cucina con me e l'altra venga in sala con il papà, per imparare, perché così la tradizione è iniziata. Mia mamma, ci sono io, c'è mio figlio e mi piacerebbe far diventare 4 generazioni a gestire il Montana. La Ferrari, il legame con i piloti, i cimeli che ti trasportano in altre epoche. Il Montana non è soltanto un ristorante, è un luogo speciale, un simbolo dell'Italia dei motori che rivela un volto diverso del motorsport, quello più intimo, nascosto, quotidiano. Molti si sono chiesti quale sia il segreto del suo successo, quasi fosse una formula magica. La verità invece è che non c'è nulla di misterioso. La forza del Montana sta nella semplicità. Amore per ciò che si fa, passione autentica. E questo lo si percepisce subito, nella purezza, nella genuinità, in quella sensazione di familiarità che ti avvolge appena varcata la soglia. Valori semplici, spesso considerati scontati, ma che oggi diventano rari e preziosi. Perché al Montana basta un attimo, respiri la serenità di una famiglia, ti senti a casa e stai bene. Io sono figlia di una cuoca e di conseguenza è lei, la mia mamma, che mi ha trasmesso la passione. Non sono andata a scuola a livello di cucina, ma ho messo solo, come ripeto, la passione. Il cuore sono le 2 cose che per me mi hanno dato tanto. Mi hanno dato soddisfazione, mi hanno dato, come posso dire, il fatto di essere anche conosciuta un po' in tutto il mondo. E questo devo dire grazie alla mia mamma.
Ah, niente, lui in conferenza stampa dice: dedico questa pole a mia mamma Rossella che è venuta a guardarmi e se domani vinco gli dedico anche la gara. Poi stop per un attimo perché